Ci troviamo nel pieno del percorso permanente del museo, nelle sale dedicate a Cerveteri. Alle mie spalle il celeberrimo sarcofago degli sposi, 520 a.C. la sua datazione, 530-520 a.C. la datazione della fondazione di Spina. E quindi si comincia a parlare di Spina all'interno del percorso museale, nelle sale dedicate a Cerveteri, là dove si colloca più o meno la sua nascita, e lo abbiamo fatto con una serie di approfondimenti contraddistinti da questo color vinaccia che è anche alla base della comunicazione e della locandina della mostra, che raffigura il celebre vaso l'Idria cosiddetta di Toledo con la metamorfosi dei pirati tirreni in delfini, sulla base della quale abbiamo aggiunto una serie di ulteriori riferimenti, quel epi oinopaponton, il riferimento al mare colore del vino di tradizione omerica presente anche nell'inno omerico a Dioniso, che giustifica il colore di questo vino che riempiva vasi come questi e che dà l'idea di quella che agli occhi dei greci era l'essenza liquida degli Etruschi, al punto da far sì che, secondo il mito, siano stati trasformati in delfini da Dioniso, popolando quei mari ai quali avevano dato il proprio nome: il Tirreno, nome greco degli Etruschi, e l'Adriatico, dalla città etrusca di Adria, secondo quanto diceva Tito Livio. Una serie di QR code disseminati lungo il percorso guiderà il visitatore presente in mostra ad altrettanti video di approfondimento, con una narrazione che andrà anche oltre quello che è la fine della mostra il 7 aprile del 2024, e quindi rimarrà qualcosa di concreto al museo e sui nostri canali di comunicazione. Uno degli accostamenti a cui tengo di più e che ho fortemente voluto è quello tra il cratere della tomba 579 di Valle Trebba, qui alla mia destra, e l'altorilievo di Pirgi alle mie spalle, che vedete in questo momento animato come mai lo è stato prima. Infatti abbiamo realizzato per l'occasione della mostra Spina Etrusca a Villa Giulia qualcosa che rimarrà qui per sempre a Villa Giulia finché durerà: una serie di videoproiezioni completamente immersive che servono ad inserire l'altorilievo di Pirgi in un racconto che ne celebri la grandezza e l'importanza e soprattutto dia l'idea del contesto al quale apparteneva, che a volte ai nostri spettatori e visitatori sfugge completamente, nonostante questo che abbiamo alle mie spalle sia uno dei capolavori assoluti dell'arte antica, un'opera davvero senza precedenti. Mi sono permesso di definirlo il Partenone degli Etruschi perché davvero non c'è altra cosa con cui possa essere confrontato, cioè un frontone con una parte del mito dei Sette contro Tebe nella terracotta cara agli Etruschi con la quale realizzavano i propri templi, quasi integralmente conservato, davvero qualcosa di unico, che qui racconta la sua storia accanto a questo vaso più o meno contemporaneo, siamo tra il 470 e il 460 a.C., con l'altra raffigurazione più importante di questo periodo del mito dei Sette contro Tebe, da un lato del vaso, mentre dall'altro ci sono gli epigoni. Quindi abbiamo nello spazio di pochi metri due capolavori assoluti dell'arte del V secolo a.C., due delle più importanti raffigurazioni del mito dei Sette contro Tebe. Ci troviamo di fronte ad un oggetto che è arrivato per la prima volta in Italia, arriva direttamente dal Museo dell'Acropoli di Atene. Si tratta del frammento di un tripode di produzione Vulcente in bronzo consacrato sull'Acropoli di Atene. Dobbiamo immaginare, essendo un tripode, forse nell'ambito di un'offerta legata a quel culto di Apollo che era stato così importante sia per i greci che per gli etruschi, al punto da consentire alle due città gemelle, Spina e Cerveteri, di avere un proprio spazio per i doni votivi
all'interno del santuario di Delfi, sacro ad Apollo, i cosiddetti tesauroi. E la presenza di un oggetto votivo etrusco prodotto a Vulci ad Atene potrebbe essere avvenuta proprio per tramite di Spina. Il tripode mostra peraltro un'immagine importantissima, l'apoteosi di Eracle. Secondo l'interpretazione di Giovanni Colonna, che io sposo certamente come la più valida, noi vediamo qui Eracle alto al centro, in abito trionfale con la Leoltè ben visibile, accompagnato, la tiene per mano dalla sua sposa Ebe, la personificazione della giovinezza, il premio che riceve alla fine delle sue fatiche quando ha la sua meritata apoteosi, cioè viene assunto fra gli dei dell'Olimpo. All'estrema sinistra è riconoscibile, anche se frammentario, Hermes, Mercurio, con i calzari alati, alla destra, più problematica, una suonatrice di doppio aulos, potrebbe trattarsi di Atena, la dea che non si separa mai da Eracle nelle sue imprese, la quale il mito ci dice aver inventato il doppio aulos. In questa vetrina abbiamo un altro accostamento fondamentale fra questo oggetto e uno dei vasi più importanti del Museo di Villa Giulia, l'Idria Ricci, un vaso prodotto da maestranze greche della Grecia ionica, sulla spalla del quale si vede una straordinaria raffigurazione di un rituale, di un sacrificio, così come i greci volevano si compisse e così come gli etruschi sapevano compiere. Si vede al centro un personaggio che sembra essere Dioniso, che indica un grande grappolo d'uva. È possibile che di fronte a questi personaggi ci sia in realtà un'allusione a chi era stato favorito da Dioniso perché lo aveva riconosciuto al momento del suo rapimento, cioè il timoniere di quella barca di pirati, di quella nave di pirati tirreni che aveva osato rapirlo per chiedere riscatto. Il timoniere lo aveva riconosciuto e Dioniso gli dice che avrà una prospera vita e fortuna per questo atto. E questo uomo, che potrebbe essere o questo stesso sacerdote, nel caso in cui non sia Dioniso, o il suonatore di flauto che è alle sue spalle, può essere identificato con Icario o con Maleo, che diciamo è collegato ai miti di celebrazione di Dioniso ad Atene, quindi un nuovo nesso fra etruschi e ateniesi, ma sul corpo del vaso l'apoteosi di Eracle che viene condotto sull'Olimpo da Ebe che guida un carro preceduta da un'Atena alata, come lo è l'Atena nel mondo etrusco e alata anche l'Atena dell'alto rilievo di Pirgi, e un Hermes che apre il corteo. Questa è la sala cosiddetta dei Sette Colli ed è bello che in questa sala sia ospitata alcuni dei corredi più rappresentativi e importanti della necropoli di Spina. Con le sue oltre 4.000 tombe, la tomba 18C di Valle Pega è certamente una delle più ricche, una delle più sconvolgenti per la qualità anche delle importazioni. Siamo sempre di fronte al meglio della ceramica attica, anche se probabilmente a Spina non si fermava davvero il meglio, perlomeno nelle tombe, proseguiva la sua strada anche oltre. Abbiamo un colossale cratere che in origine era coperto, come tradizione nel mondo etrusco fin dall'epoca villanoviana, da questa colossale coppa, chilix è il termine tecnico, capovolta come fosse un coperchio. Questa chilix raffigura il fondatore di Atene, Teseo, con alcune delle sue imprese più celebri, come quella contro il Minotauro, e questo rende ulteriormente bene l'idea dei rapporti e dei legami fra il mondo etrusco e quello ateniese, nello stesso momento in cui gli etruschi si confrontavano e perdevano nel Tirreno contro altri greci, però quelli di stirpe dorica, i siracusani, che sconfiggeranno i greci, soprattutto gli etruschi, soprattutto quelli di Cerveteri, nella celebre battaglia di Cuma del 474 a.C., che segna l'inizio della fine del dominio degli Etruschi sul Tirreno. Spina quasi non se ne accorge, anzi, mentre arretrano gli Etruschi sul Tirreno a vantaggio di Greci, di Cartaginesi e successivamente anche dei Romani, Spina continua la sua strategia e tradizione commerciale. Spina, fra le cose più importanti che poteva smerciare, vi era l'ambra. Nella nostra sala Castellani dedicata ai gioielli
c'è una selezione meravigliosa di ambre rinvenute a Spina. Le vetrine di taglio, accompagnate da pannelli multimediali, guidano il visitatore alla scoperta di aspetti di dettaglio, delle iconografie e anche dei riti che ruotavano intorno alle innumerevoli sepolture della necropoli di Spina, con prestiti fondamentali come questa coppa dal parco di Cerveteri, tra le più belle della ceramografia attica della prima metà del V secolo a.C., o a breve distanza un oggetto unico in avorio, una situla, un secchiello, con una serie di raffigurazioni di miti, tra i quali quello della fuga di Ulisse dall'antro di Polifemo, scolpita nell'avorio 100 e passa anni prima della fondazione di Spina, proprio per creare un racconto che va oltre i 3 secoli in cui Spina visse, arrivò subito a gloria e poi tramontò non solo per il mutamento negli assetti ambientali del delta del Po, che l'avevano progressivamente allontanata da quel mare che le aveva dato la fortuna, portandola addirittura fino a 15 chilometri di distanza dal mare in epoca augustea. Il motivo per cui Spina finisce è perché non è più utile alle logiche di chi quel nord della penisola lo ha già conquistato o sta per farlo. I Romani, che nel 268 a.C. fondano Rimini, successivamente a Rimini faranno arrivare la via Flaminia, quella che passa qui accanto al museo di Villa Giulia, e poi da lì faranno partire la via Emilia, via di conquista del nord, che ormai è un nord romano, in cui Spina non ha più motivo di svolgere le funzioni che l'avevano resa importante anche nel mentre la grandezza degli Etruschi tramontava. E questo è una delle tante storie che in questa mostra, in particolare qui a Roma, abbiamo cercato di raccontare.